Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati con questo nuovo appuntamento, la mitica Ford Gran Torino di Starsky Hutch in scala 1:8, edizione Hachette, uscita numero 33. Vi anticipo subito che questo è un numero veramente impegnativo. Sarà anche molto difficile per me riuscire a fare delle inquadrature soddisfacenti sia per voi ma anche per me, perché lavoriamo su tutto il telaio della macchina e quindi cercherò di fare quanto più io riesca per far sì che voi possiate vedere proprio tutti i passaggi correttamente. E poi vi devo anche dire una cosa che ho dovuto modificare, ma ve la faccio vedere subito, nessun problema, state tranquilli, è semplicissima. Allora, iniziamo subito a dare un'occhiata all'interno del fascicolo, così per tutti coloro i quali che non hanno fatto questa splendida collezione, oltre che guardare le immagini, se lo vorranno potranno dare lettura dei testi. Questo ovviamente è il contenuto, le varie fasi del montaggio, poi andremo a vederle dopo. Io ho già montato tutto e ho smontato nuovamente tutto. È l'unico modo per comprendere sia le dinamiche di montaggio, anche se ci sono le istruzioni, però non sempre il consiglio dato nelle istruzioni è il più ottimale. E poi vedremo. Ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano e che continuano a dare vita al mio canale. Grazie con tutto il mio cuore, ragazzi, davvero. Non è una frase fatta che faccio ogni video, ma è una cosa che mi sento di dirvi dal cuore. È come quando incontri una persona per strada e la saluti ogni volta che la vedi. È piacevole, ma lo vuoi fare, se no altrimenti è inutile che lo fai. Mi raccomando, per tutti coloro i quali invece che mi guardano e si dimenticano di si dimenticano di mi sono fermato un attimo, adesso vi dico perché, di iscriversi al canale, ecco, ve lo ricorda Michele, se avete piacere iscrivetevi, attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potete trovare altri modelli, spero per voi interessanti. Allora, guardate perché mi sono fermato. Mi manca l'ultima di copertina. Infatti ho detto, ma non finivano così. Vedete? Vabbè, dai. Allora, vi dico subito una cosa prima che mi dimentico. Nelle istruzioni del fascicolo numero 32, guardate questo pezzo, questo, sopra abbiamo la lettera R, ci hanno fatto mettere la vite da questa parte, guardate le istruzioni. E infatti io mi chiedevo come mai, visto che di qua l'avevamo messa dall'interno. Però dovete andarla a levare e metterla da questa parte, ok? Dovete semplicemente mettere la testa da una parte invece che dall'altra. Questa è la lettera R qua sopra, ok? Semplicemente svitate la vite e la vitate dall'altra parte. Perché? Perché questo pezzo, quando andiamo poi a fissarlo adesso in questa sessione di montaggio, la vite, o meglio la testa della vite, non ci permette di far entrare il pezzo dentro. Così vi ho evitato a voi di diventare matti. Un'altra cosa ragazzi, e poi iniziamo il montaggio, e mi raccomando concentrazione in questo montaggio, perché come vi ho anticipato c'è tanto da montare. Quando vi compaiono le pubblicità e dopo pochi secondi vedete il salto annuncio, non lo saltate l'annuncio, ve lo chiedo con tutto il cuore. Ci sono diverse possibilità di aiutare il canale con Michele, 2 sono economiche, una con la scritta grazie sotto il video, ma più della metà non mi arriva a me, e una invece con il link che metto in descrizione, Patreon.
e lì potete dare un sostegno economico per aiutare il canale. Però non è quella la cosa più importante, perché se non vorrete dare né uno né l'altro, perché nessuno naviga nell'oro, penso neanche voi, io di sicuro no, e però potete fare qualcosa veramente che non vi costa nulla. La pubblicità lo capisco che può essere fastidiosa, ma è altresì l'anima del commercio. Se voi andate a saltare l'annuncio ogni qualvolta vi compare durante il video, voi non mi aiutate e fate solo sì che il mio canale possa chiudere, perché io non posso certamente vivere d'aria. La passione purtroppo solo non basta qui, perché l'impegno è veramente tanto e ci sono anche i costi delle collezioni, quindi non sono qui a chiedervi soldi, anche se prima ho detto che chi volesse potrebbe anche farlo, ma la cosa più importante per me è che potete fare tutti, se veramente lo volete, e non saltare gli annunci, anche quelli più lunghi, guardateli, ok? Così mi aiuterete davvero. Allora, per questo montaggio ovviamente ci servirà questo. Io ho già premontato le viti per portarmi avanti con il video, o meglio con il lavoro, e evitare di fare video ancora più lunghi, perché i video di Michele non possono ovviamente durare 10 minuti, perché non mi occupo del solo montaggio, ma cerco di seguire passo dopo passo ognuno di voi per far sì che possiate montare correttamente il vostro modello nel migliore dei modi. Allora, all'interno troviamo questi due pezzi che sono i bracci delle sospensioni inferiori. In realtà possiamo usarli sia da una parte che dall'altra, però ce l'hanno contraddistinti con le lettere R e L, e quindi seguiamo le lettere. Vedete? Vi ho detto questo perché qua c'è scritto nota, non occorre distinguere i due pezzi 33B, questi, perché sono tra loro uguali e interscambiabili. Però ripeto, ci sono le lettere e io seguo le lettere. Poi abbiamo i supporti posteriori, destro e sinistro, le molle, supporto anteriore del braccio della sospensione destro e sinistro, e poi 4 serie di viti CM, AM, OM e DM. Tutte e 4 vanno avvitate nel metallo. Io ho usato un lubrificante per crearmi tutti i filetti, sapete già come si fa. Per quelli che sono iscritti da poco, mi vedono per la prima volta, basterà bagnare la vite nel lubrificante, non importa quale sia il lubrificante, qualsiasi, andare ad avvitare nel metallo la vite fino in fondo, sfilarla, pulirla dal grasso in eccesso e vi siete creati il filetto. Questo eviterà qualsiasi rottura o malmontaggio. Allora, andiamo subito a fare il primo passaggio, però prima di fare questo distinguiamo le parti sinistre con le parti destre. Per cui qua abbiamo L, lettera L sinistra, lettera L, sto cercando di farvela vedere, sinistra, questa è la lettera R, destra, la mettiamo di qua, L, sinistra. Non date per scontato che basta vedere questo, allora per esclusione questa è sinistra, perché dovete controllare tutti i pezzi, perché può succedere che vi vengano dati dei doppioni, 2 L piuttosto che una L e una R, oppure 2 R, quindi controllate sempre i pezzi, un consiglio che vi do. E questa è la R.
R. Perfetto. Allora, la prima cosa che io sono andato a farmi, guardate, prendete il lato dove è forato, ok, su tutti e due, e andate a avvitarvi, usate il lubrificante, createvi il filetto, una vite DM. Ok, guardate il pezzo, qua è chiuso, qua è aperto. Poi prendete, ok, prendete questi, tutti e due, destra e sinistra, e andate a avvitarvi sempre 4 viti di M e vi create i filetti. Poi sempre con la vite DM andate a crearvi i filetti qua, 1 e 2. Poi vedrete alla fine quanto tutto è più semplice e facile anche. E poi un attimo che guardo. Ok, poi prendete 2 viti OM, guardate la posizione dei pezzi, questo è il sinistro L, questo è il destro R, guardate, e andate a mettere 2 viti e le avvitate da una parte all'altra, le fate uscire di qua. In realtà non usciranno, ma solito discorso, quando arrivate in fondo con la vite, accertatevi che avete preso il foro dietro. Non avvitate se non siete sicuri di aver preso il foro dietro, perché se la mettete storta rompete il filetto dentro. Attenzione. Quindi abbiamo detto 2 viti OM. Fatto questo, prendiamo adesso il telaio un attimo, perché finiamo di farvi vedere dove dovete fare i filetti e poi iniziamo a montare. Sto cercando di mettere più luce alle immagini. Poi prendete le viti CM, eccole qua, CM, e andate a creare i filetti qua. 4 viti, 1, 2, 3 e 4. Ok? Credo di non aver dimenticato nulla, comunque durante poi la sessione di montaggio, qualora anche fosse, sicuramente viene fuori tutto. Allora, bene, c'è un po' da movimentare parecchio. Iniziamo. Allora, sinistro, quindi lettera L. Allora, guardate. Prendiamo questo e lo andiamo a inserire così. Quando vedete che io sto zitto e non parlo, non mi è venuta una paresi, o un ictus, almeno speriamo, tutto potrebbe, ma è perché sto cercando di mettere a fuoco l'immagine. Bene, e avvitiamo.
Avitate pure forte, ovviamente non rompete la vite. Bene, adesso facciamo la stessa cosa con la lettera R. Vedete? Non mi vado neanche a cercare le viti perché ho già fatto tutto prima. Ecco qua. Poi prendiamo questo. Vi ricordate che vi ho detto di farvi i 2 filetti con le viti DM? Bene. Il riferimento della lettera l'avete qui, L, R. È molto semplice, guardate. Mi raccomando, sempre che ne abbiate piacere, non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Io ho anche un gruppo per ogni costruzione, ogni collezione che sto facendo, con il gruppo, come vi stavo dicendo, su Facebook. Allora, questa è la L, e la andate a mettere così, guardate, con l'apertura verso l'albero qua di trasmissione. Se vi siete creati i filetti, girate il cacciavite al contrario, appena sentite il dentino, avvitate. Fate attenzione che questo pezzo ha la sua scanalatura dentro, non mettetelo male. Perfetto. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte, vedete? Lettera R, lettera R. Queste viti ve le ho fatte lasciare montate perché è meglio così, è più semplice dopo mettere il pezzo. Nel fascicolo vi dice di mettere questa vite da quest'altra parte. Io ho scelto di metterla così come nel fascicolo ci dicono di metterla all'interno, per cui non ha alcun senso metterne una dentro e una fuori. Io la metto così. Parlo di questa, voi fate come volete, ok? Stringete bene questi 2 pezzi perché poi non li potete stringere più. Ok, abbiamo detto che questa è la L, quindi prendo questa che è la L, eccola qui, guardate bene, allora così, e vado a metterla in questa maniera, guardate, con la parte tutta aperta verso il cielo. E avvito la vite che io ho già lasciato inserita e che è questa qui, la OM. Avvitate tutto fino in fondo, tanto comunque sarà libero di muoversi. Facciamo la stessa cosa da quest'altra parte, sempre la parte aperta verso l'alto, questa. Vedete con i filetti creati quanto è più semplice, guardate come scorre la vite, perché non siete molto comodi ad avvitare da qui, se non vi siete creati i filetti. Provate e vedrete. Perfetto. A questo punto adesso ci dice di prendere il telaio. E qui ti voglio adesso. Ok.
Allora guardate, io monterò il pezzo in questa maniera. Metto così, ecco qua. Più di così non ce la faccio. Spero di essere riuscito a inquadrare bene. Allora, andiamo a svitarci queste 4 viti, 1, 2, 3 e 4, che sono le viti DM. Voilà. Allora, queste viti ovviamente, perché sono gli unici fori che abbiamo, devono essere avvitate qui. Così. Ok? 2 di qua, 2 di là. Ve le faccio vedere adesso perché poi quando lo metto in piedi non le vedete più. Cacciavite si è smagnetizzato. Allora, bene, perfetto. Ovviamente questo va rivolto così. Questa è la parte sinistra, L, ok? Andiamo a mettere il primo pezzo qua. Ragazzi, non lo so come riuscirò a farcela qui, lo dicevo prima. Devo andare solo a inserire questo qua, vedete? Questa parte qua dentro per evitare le 2 viti DM. Se no facciamo così, guardate, io vado meglio come stavo facendo, ma non riesco a farlo vedere a voi. Allora, inseriamo questo così, uno qui e uno qui, ok? Vediamo così cosa riesco a fare. Giriamo, andiamo così, ok? Qua ci vogliono i salti mortali per farvi vedere, ok, ce la posso fare, per farvi vedere il montaggio, però cerco di spiegarvi tutto bene. Questa l'abbiamo presa, guardate come si avvitano facilmente, perfetto. Stringete poi alla fine, mettiamole prima tutte e 4 e poi le stringeremo. Possiamo stringere adesso. Poi, tra qualche giorno, controllate queste viti ancora perché un po' si assestano e magari riuscite a dare ancora un po' di forza per poterla avvitare. Bene, abbiamo fatto questo. Ok, adesso guardate, andiamo a prendere questi 2 pezzi, mettiamola così, opla, quanto è pesante, ok, questi
e svitiamo le due viti DM, una da una parte e una dall'altra. Sto svitando questa vite. Bene, adesso vi faccio vedere una cosa. Allora, la vite che abbiamo appena svitato va poi inserita in questo foro qua e in questo foro qua, ok? Dove uno terrà questo pezzo, vedete? Questo, e una terrà questo pezzo, ok? Qui abbiamo un perno e abbiamo un foro. Infatti qua sotto, se ci avete fatto caso, c'è un foro per far entrare il perno. Questo è il foro della vite, che va qui, e qua sotto c'è anche un perno. Quindi, con molta attenzione, dobbiamo andare a inserire, ed è qui che lavorate un po' di più, questo pezzo qua. Non mettete la molla ancora come ci fanno vedere. Non mettetela, mettete prima questa vite. Poi dovremo tribulare un po' per comprimere la molla, ma sarà tutto più facile mettere questo pezzo. Ok? Guardate quando sarete certi di averlo messo correttamente. Vi faccio vedere. Qua deve toccare sia da questa parte che da questa, non ci devono essere spazi, altrimenti non l'avete messo bene. Vuol dire che il perno del quale vi parlavo prima non l'avete fatto entrare nel suo foro dedicato, mi raccomando. Facciamo la stessa cosa da questa parte, ma prima di farla, no, possiamo metterla anche dopo questa. Mettiamo anche l'altro pezzo di qua, che andiamo meglio. Sto facendo lo stesso lavoro che ho fatto di là, ecco qui. Perfetto. Ecco qua. A questo punto andiamo a mettere le molle. Vi dico, c'è da lavorare un po' adesso per comprimerle, ma sarete andati sicuramente meglio al montaggio dei due pezzi, altrimenti c'era veramente da diventare matti. Poi vedete voi come preferite. Ecco qui. Una è messa. Perché? Perché se le mettete prima le molle, fate una fatica terribile a mettere questo pezzo, rischiate di rovinare il filetto e poi vi succede come il braccio della sospensione anteriore. Fate attenzione. Facciamo la stessa cosa di qua. Inseriamo prima questa da questa parte e poi comprimiamo. Fatela flettere la molla, fatela spanciare un po', capito? Ecco qua, vedete? Bene, non è ancora finita. Abbiamo ancora da mettere questi due pezzi e poi attaccare l'albero di trasmissione sulla parte anteriore dell'auto. Andiamo adesso a svitare le 4 viti CM che abbiamo avvitato prima per crearci i filetti. Queste.
Se qualcuno di voi desidera farsi montare dei modelli da me, mi contatti in privato. Guardate, qua dovete far lavorare la sospensione per fare un bel lavoro. Adesso vi faccio vedere. Vedete? Questo va messo così. Però, come potete vedere, non tocca qua sotto. E io non vado a far sforzare la vite, ma faccio questo lavoro, ammortizzo e la faccio avvicinare, ok? Quindi prendiamo la vite CM, comprimiamo con il dito qua sotto e il pollice qui la molla e avvitiamo la prima vite. Vedete? Guardate. Faccio così e lei si avvicina. Parlo di qua, Guardate questo pezzo. Vedete? Comprimete la molla, altrimenti rischiate di rovinare il filetto. Quando avvitate, addrizzate anche la staffa. Vedete? Così è storta, così è diritta. Ok? Così è storta, così è diritta. Che sia in linea con il pezzo sotto e avvitate forte. Facciamo la stessa cosa di qua. Ve l'avevo detto che è un modello meraviglioso. Stessa cosa, comprimete la molla, altrimenti non ce la fate. Ci rimane ancora da attaccare l'albero di trasmissione e abbiamo finito. Poi, prima di salutarci, farò una rappresentazione di tutto quello che è stato montato fino a questo numero, il 33. E abbiamo montato veramente tanto e rendetevi conto che siamo a poco più di un quarto della collezione, perché sono 120 uscite. Guardate. Perfetto. Adesso giriamo il modello così. Ecco qua. Se vi siete preparati come vi ho fatto vedere, almeno per chi mi segue il lavoro prima, adesso è veramente un gioco da ragazzi. Svitiamo questa dalla crociera, quest'altra, e andiamo semplicemente a metterla in linea con il foro. Allora fate così, stringete queste due viti più forte, così questo al centro rimane bloccato e non si sposta quando cercate il filetto dentro, le allentiamo poi dopo. Vedete? È tutto più facile così. Ecco qua. Dopo questo video vado a prepararmi 2 video della Lancia Stratos, sto facendo anche quella, livrea l'Italia, andate a vederla e poi ci sono anche altri modelli. Voilà, adesso posso allentare queste vite e anche questa che avevo stretto troppo prima per quello che vi ho spiegato. Andiamo a mettere l'ultima. Sto riprendendo. Ma cosa stavo? Mado. Ragazzi, ma io non me ne sono accorto che ero fuori, abbiate pazienza, ho semplicemente messo una vite comunque di qua, adesso metto l'altra da quest'altra parte e basta.
eccola qui. Spettacolo, bellissima, bellissima. Ecco qua, finito il montaggio numero 33. Non vi preoccupate per questa flessione del telaio, vedete? Non vi dovete preoccupare, perché una volta messi tutti i pezzi qua sopra non si muove nulla, state tranquilli. Bene, adesso, come vi ho appena detto, metto un attimo in pausa, preparo tutto quello che abbiamo montato fino a questo numero e poi ci salutiamo. Ed eccoci qua. Questo è il risultato di 33 sessioni di montaggio. Io direi che sono più che soddisfatto, non c'è praticamente nulla quasi da montare, nel senso che abbiamo il paraurto, il parafango anteriore sinistro, tutto in metallo con la freccia funzionante, il lampeggiante, il musetto anteriore e basta. Poi tutto il resto è stato assemblato. Guardate che spettacolo questa macchina! Supererà i 70 centimetri di lunghezza. Fascicolo numero 33. Ecco qua. Ragazzi, Michele vi ringrazia del vostro tempo e vi dà appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, non mancate, ricordatevi quello che vi ho detto, fatelo veramente con tutto il cuore per me. Quando compare la scritta salta annuncio, non lo saltate l'annuncio, va bene? Grazie ragazzi, un abbraccio a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari. Ciao!